Amici dell'arte bianca, buongiorno. Oggi su vostra grande richiesta voglio presentarvi la mia versione di pala romana, ok? Sarà un impasto fatto con un prefermento gestito in frigorifero, quindi una biga diciamo un pochino più idratata che già vi ho presentato in altre ricette, però diciamo con questa convenienza diciamo di poter utilizzare il frigorifero, quindi è una cosa diciamo adatta un po' a tutte le stagioni se uno non ha cantinetta o qualcos'altro per diciamo la biga classica durante l'estate. Ecco, anche perché adesso siamo in primavera, l'estate è alle porte, per cui vi propongo magari delle ricettine anche con questa cosa. Tra l'altro è un preferimento che potete utilizzare, ecco, magari al posto della biga classica, se sempre se ci sono delle ricette che d'estate non riuscite a fare con la biga classica. Adesso vi chiedo soltanto di seguire ogni passaggio di questo video, poi io nell'info box come al solito vi metto tutti i capitoli e anche gli ingredienti e naturalmente anche tutti i link utili. Vi chiedo di mettere un like se vi piacerà questa video ricetta e iscrivervi al canale con la campanella, mi raccomando, per avere le notifiche semplicemente sull'applicazione, ok? Quindi seguite il video e sigla! Allora, 1 chilo di farina di forza, 0, 00, comunque qualcosa di forte, diciamo, 500 grammi di acqua a temperatura con la regola del 70 che vi riporto, 3,5 grammi di liquido oppure 10 grammi di fresco, ok? Allora, poi la del 70, per la regola del 70 ve la riporto anche in descrizione, è molto molto importante la temperatura. Se si sbaglia la temperatura per la biga, adesso ho inserito il lievito nell'acqua perché va ben mischiato prima di essere messo miscelato con la farina. Deve avere una temperatura particolare per riuscire a raggiungere 25 gradi, ok? 25-26 gradi al massimo, per essere posto subito immediatamente in frigorifero, perché comunque così riusciamo ad avere una fermentazione adeguata del prefermento e lasciarlo riposare 24 ore in frigorifero e avere una giusta maturazione del prefermento, ok? Praticamente va sommata la temperatura dell'acqua a quella dell'ambiente, quindi 70 meno questo risultato, ok? E quindi si trova la temperatura esatta da utilizzare per quanto riguarda l'acqua, ecco. Allora, mi raccomando, non impastate troppo la biga, il prefermento, questo è un prefermento, andate a creare comunque, se vi si creano diciamo dei pezzi troppo grandi, magari andate a spezzettarli, ecco, cercate di non crearli più di tanto e non deve rimanere nulla sul fondo, diciamo, non deve rimanere assolutamente farina vagante, deve essere tutta assorbita bene. Ecco, comunque con questa regola diciamo del 70 per il prefermento freddo abbiamo la temperatura di 26, 25, 26 gradi. La copriamo, ma ecco non del tutto con la pellicola, lasciamo un pochino respirare con un buchino e 24 ore in frigorifero a 6 gradi circa. Ecco, adesso dopo 24 ore la biga si presenta così, quindi abbiamo come nostro ingrediente principale la nostra biga, abbiamo ancora 150 grammi di farina, 32 grammi di sale in questo caso, 10 grammi di malto diastasico, mi raccomando, e abbiamo ancora mezzo grammo di lievito secco attivo oppure 1 grammo di fresco. Abbiamo ancora 30 grammi di olio extravergine e 420 grammi di acqua. Ecco, il nostro prefermento, la nostra biga fredda, si presenta così, vedete? Per un'idratazione di circa l'80%. Allora spezzettiamo la nostra biga, la facciamo a cubetti, inseriamo nell'impastatrice anche la farina, il malto, mixiamo farina e malto e anche il lievito lo mixiamo assieme alla farina, anche se il fresco lo sbricioliamo comunque molto bene. Partiamo con un pochettino di acqua, mettete bene al centro magari la farina in modo che non vada poi sugli angoli e cominciamo con le velocità molto molto basse, velocità più bassa che avete, ok? Perché comunque dobbiamo cercare
di unire un attimino tutti gli ingredienti che abbiamo inserito adesso nell'impastatrice senza creare danni alla nostra biga, per cui ecco, andiamo molto molto lentamente per un bel po', diciamo solo all'ultimo, quando avremo un'idratazione un bel po' alta, diciamo, inizieremo ad alzare la velocità, altrimenti comunque è una bella tragedia, diciamo, con la spirale, se iniziamo a velocizzare troppo, a inserire troppa acqua assieme, perché comunque è normale che poi vi si agganci tutto sul gancio, perché esagerate con la velocità o ad usare l'acqua. Mi raccomando, l'acqua a filo, prendetevi anche voi un dosatore come questo, vi lascio come sempre i link in descrizione, però potete trovarlo semplicemente anche nei negozi, questo veramente dappertutto, ed è molto molto utile perché comunque voi riuscite comunque a dosare piano piano l'acqua, specialmente in questi casi, in questi impasti, a parte ad alta idratazione, ma con la biga o il prefermento freddo è una cosa molto delicata. Anche se si possiede un'impastatrice a spirale, non è che fa tutto da sola, come dicono certe persone, anzi è importante proprio saperla gestire, perché comunque se non si sa gestire l'impastatrice a spirale veramente si può non riuscire a concludere l'impasto. Non è proprio, cioè nel senso, è molto più semplice che avere una planetaria, perché naturalmente è fissa, non balla, magari non scalda ovviamente, una volta che ci si abitua, però bisogna insomma imparare a gestire gli impasti con qualsiasi impastatrice spirale. Questa per me, io mi trovo benissimo con la mia, però vedo molte persone che comprano qualsiasi impastatrice, diciamo, e poi mi chiedono ma come mai magari mi si aggancia tutto sopra, ma tantissime persone perché magari esagerano a inserire troppa acqua subito o magari con le velocità, perché è vero, a 10 velocità, però ecco, è una macchina questa almeno molto potente, e quindi bisogna dosarle le velocità, non bisogna esagerare e non bisogna utilizzarle quando non servono, ok? Specialmente quando si va a chiudere una biga o un prefermento come questo, bisogna non esagerare assolutamente con la velocità quando l'impasto non lo richiede. Quando invece vediamo che è molto più morbido, molto idratato come adesso, sto alzando un pochettino la velocità, andiamo sull'80%, insomma è abbastanza idratato l'impasto, quindi possiamo anche utilizzare metà delle nostre 10 velocità, andiamo anche sulla 4, sulla 5 tranquillamente, però ecco, a fine impasto, quando ad esempio abbiamo finito di inserire il sale, stiamo inserendo l'olio come in questo momento, l'olio, mi raccomando, prima il sale come vi ho fatto vedere e poi l'olio a filo, ecco, non tutto assieme, perché altrimenti anche qua potete rischiare, sia con la planetaria che con l'impastatrice ovviamente, aspirare, possiamo rischiare di diciamo rovinare l'impasto o la maglia. Quindi andiamo piano piano a inserirlo a filo con i nostri dosatori, come in questo caso adesso ho finito. Avete visto che bella zucca qua che abbiamo praticamente poi 22 gradi, visto 22 gradi, va bene, perfetto. Poi magari mi aiuto anche con la cella di lievitazione, perché adesso in questi giorni ad esempio non è proprio il massimo. Allora adesso vi dico, sto facendo proprio delle pieghe così per metterlo dentro all'interno del nostro contenitore, per metterlo a lievitare in questa maniera. Se vedete che è molto molto morbido e non è per niente tenace, diciamo, l'impasto, potete tra 20 minuti, dopo 20 minuti di riposo, fare ancora un giro di pieghe, ok? Non molto di più, perché è molto veloce l'impasto, ok? Io mi fermo così perché non mi serve, ho fatto soltanto, diciamo, un giro sul banco per mettere via l'impasto nel contenitore. Dopo un riposo di circa 40 minuti, non molto di più, diciamo, io ho messo 25 gradi nella mia cella, ma anche a temperatura ambiente vi consiglio di non fare molto di più.
facciamo lo staglio in 4 parti uguali che sono da 500 grammi l'una, ok? Andiamo a formare i panetti come vi sto facendo vedere, quindi andiamo a fare una bella chiusura in questo modo. Allora cerchiamo di tirare un po' tutto verso il centro in questa maniera, ok? E poi facciamo una bella chiusura così, ok? Se vedete che è molto morbido potete fare anche un'altra chiusura. Ecco, l'unica cosa è che deve rimanere un pochettino tenace, ecco, anche perché adesso dovrà fare ancora un paio d'ore circa di lievitazione. Ecco, deve arrivare al raddoppio e non di più. Potete anche utilizzarlo un attimino prima del raddoppio, poi comunque vi faccio vedere i panetti come devono essere. E deve essere abbastanza tenace, deve avere un pochettino la forma di un filoncino, diciamo, non proprio di una cosa rotonda, ma una cosa così, come vi faccio vedere adesso. Li mettiamo tutti nella nostra cassettina. Ecco, per non farli appiccicare troppo, per farli riposare, diciamo, bene, ungiamoli un pochettino con l'olio e chiudiamo la nostra cassettina per circa io ho fatto quasi 2 ore a 25 gradi e i nostri panetti sono così pronti, devono essere così come vi ho appena mostrato, per poter essere ben stesi e per avere una buona cottura, un buon, diciamo, uno slancio buono, diciamo, nel forno, anche perché comunque se andiamo a prenderli troppo tardi poi non hanno più slancio. Diciamo che qua sono più o meno raddoppiati, ecco, non aspettate di più, così va bene, è perfetto. Adesso vi faccio vedere la stesura. Potete metterli poi su una qualsiasi pala, diciamo. Vi lascio poi anche il link nella descrizione. Andiamo con le dita incrociate in questa maniera, con i polpastrelli delle dita, ecco, a schiacciare molto molto bene, solo diciamo da questa parte va benissimo, ecco, senza rovinare troppo l'impasto. Andiamo a scaldare il forno a 270 gradi la tea e 220 gradi il cielo. Per la cottura con forno casalingo invece vi consiglio di utilizzare, se l'avete, comunque una pietra refrattaria o altrimenti una teglia molto molto calda, già scaldata. Lo scaldate per un bel po' il vostro forno di casa con una teglia o con la refrattaria, meglio, e andate a infornare sulla teglia ben calda, sulla refrattaria ben calda, in questa maniera. Andiamo a cuocere per 15 minuti. Gli ultimi 5 minuti li facciamo a spiffero, perché comunque se non andiamo a fare la seconda cottura, ad esempio, andiamo almeno ad asciugare un pochettino di più la nostra pizza alla pala, ok? Vedete com'è bella, è bella croccante comunque, a 270 gradi sotto la base. Ecco, se comunque col forno di casa avete un pirometro come questo, va molto bene comunque per vedere a che temperatura è la pietra o la teglia su cui appoggiate la vostra pala, ok? Quindi 15 minuti bastano. Ecco, gli ultimi 5 consiglio con lo spiffero, quindi potete tenere appena aperto, proprio pochissimo, il forno, magari anche con una pallina di stagnola va bene. Vediamo il risultato interno, perché questa la voglio farcire. Inserirò mortadella, fior di latte e anche pesto al pistacchio e granella di pistacchio all'interno, e naturalmente lo faccio sciogliere un pochino il nostro fior di latte. Quindi andiamo a farcirla e andiamo a chiuderla, la rimetto in forno qualche minuto con l'olio, così andiamo a renderla ancora più croccante, ok? Potete farle così oppure insomma potete decidere di farcirle solo sopra. Io una la faccio così, adesso vi faccio vedere anche come è proprio bella croccante e bella alveolata anche dentro, ma veramente leggera secondo me, l'interno. E questo è il nostro interno.
e ve lo mangiate praticamente come un panino, come una focaccia panino, però ecco, le altre io le ho condite in superficie in questa maniera, potete infornarle nuovamente anche questo, oppure lasciarle così se avete già magari un sugo da metterci su con pomodoro, come in questo caso che ho creato una simil parmigiana, una speck, funghi e mozzarella crudo e praticamente una con pomodorini e ciliegine. Un consiglio che vi posso dare: potete farne molte di più e congelarle solamente in bianco per poi utilizzarle all'evenienza. Allora ragazzi, a questo punto vi chiedo soltanto di esprimere magari un vostro commento, fatemi sapere naturalmente se ci proverete a fare questa ricetta, che vi assicuro non vi deluderà, e fatemi sapere il risultato tra i commenti, naturalmente sono a disposizione per i vostri dubbi anche nei commenti, naturalmente, come sempre, ok? Vi lascio tutti i link utili, la descrizione e gli ingredienti, allora i capitoli e gli ingredienti all'interno dell'info box qua sotto nella descrizione come al solito. Vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo video, ok? E iscrivervi come sempre al canale. Alla prossima!